Ovviamente dopo il bagno in mare bisognava pure asciugare la roba, quindi ho trasformato la moto in uno stendino. Oh, però funziona. Oh, è perfetto. Perfetto. Perfetto, adesso mettiamo tutto via nelle valigie e poi andiamo. Benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Teo, lei è Akayuma e questo è Away from Big Dogs, lontano dai pezzi grossi. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Mi trovo a Caltanissetta e oggi torniamo verso la costa mediterranea e andremo ad Agrigento. Dopo Agrigento andremo alla Scala dei Turchi e dopo la Scala dei Turchi cercheremo un posto in cui dormire, appunto tra la Scala dei Turchi e Gibellina. Ma vediamolo meglio sulla mappa. Come vi dicevo, ci troviamo a Caltanissetta e oggi torneremo sulla costa mediterranea e andremo ad Agrigento. Lì visiteremo la Valle dei Templi, dopodiché a brevissima distanza andremo alla Scala dei Turchi e poi cercheremo una stanza in cui passare la notte appunto tra la Scala dei Turchi e Gibellina. Ok, allora, tutto a posto, sto chiuso. Andiamo. Ok, salutiamo Villa Russo, un po' di attenzione e andiamo verso la Valle dei Templi. Ok, più o meno 3/4 d'ora, 58 chilometri. E lì già iniziamo a vedere uno dei templi. Scusate. Sì, dai, ci sta, prova a mettere sotto. Appena più in là. Vediamo. Sì. Ok. Ed eccoci ad Akragas, poi rinominata Agrigentum dai Romani, ma comunque sempre definita la più bella città dei mortali. Venne fondata dai Greci, ma pochi secoli dopo venne assediata dai Cartaginesi, poi ancora i Romani. Nel frattempo, poi, tra le varie battaglie, ci furono anche dei terremoti e alla fine venne quasi distrutta. E quello che vedremo oggi è quello che è rimasto in piedi o anche quello che è stato ricomposto con i resti trovati per terra nei tempi recenti. È venuto. Subito dopo l'ingresso ci troviamo già nella parte più alta della Valle dei Templi e quello dietro di me è il tempio dedicato ad Era Lacinia o Giunone ed era la dea della fecondità.
Ed essendo questo tempio dedicato alla dea della fecondità, proprio qui dentro si celebravano i matrimoni, che però seguivano un rito molto particolare, cioè la sposa portava in dono alla dea un'agnella e poi questa agnella veniva bagnata con dell'acqua fredda. A quel punto, se l'agnella avesse tremato, sarebbe stato sintomo di un matrimonio non felice, quindi non si sarebbe proprio celebrato. Quelle parti di pietra sono più rosse perché sono la conseguenza dell'incendio appiccato dai cartaginesi nel 406 a.C. Questa invece era la cinta muraria e ovviamente la sua funzione era quella di impedire eventuali intrusioni, ma poi i romani la convertirono in una necropoli. E questo perché secondo i greci i defunti dovevano essere cremati, mentre per i romani dovevano essere sepolti in attesa della resurrezione. Avete presente il simbolo dell'UNESCO? Eccolo, in dimensioni 40 x 20 x 13 metri. Questo è il Tempio della Concordia, 34 colonne da 7 metri, posto in altura per godere del panorama di tutte le colline intorno. E il fatto che questo tempio sia arrivato integro fino ai giorni nostri non è solo grazie alla fortuna. E il motivo è che sotto il basamento a gradini, sotto c'è uno strato di roccia che lo sorregge, ma sotto ancora c'è uno strato d'argilla che funge da ammortizzatore naturale e lo ha sempre protetto dalle scosse sismiche. E quindi è per questo motivo che, a differenza di altri templi, sia arrivato sano fino ai giorni nostri. Ma ironia della sorte, non si conosce il Dio a cui fu dedicato. È probabile che fosse dedicato ai figli di Zeus, ma l'unico dato concreto che si ha oggi è che i latini e i romani lo convertirono in una basilica. E questo è dimostrato dal fatto che nella cella interna del tempio furono costruiti questi archi. E quindi la cella interna del tempio divenne la navata principale della basilica. La stessa cosa che abbiamo visto anche ad Ortigia. In antichità di certo non si disponeva della tecnologia di cui disponiamo oggi, per cui erano fondamentali dei punti di riferimento, specialmente per i naviganti. La loro navigazione si basava per lo più seguendo le coste ed è questo il motivo per cui anche qui nella Valle dei Templi i templi erano proprio costruiti in altura, in modo che una volta che arrivavano qui al largo erano sicuri di essere arrivati ad Agrigento. E questo dietro di me è il tempio di Ercole o Eracle, ed è il più antico di tutti, fu il primo ad essere costruito. Ercole era il simbolo della forza, del coraggio e della bontà umana e addirittura qui ad Akragas, ma in tutta la Sicilia, era considerato un eroe. Purtroppo tutto il tempio è ridotto in macerie e sono sopravvissute solo queste 8 colonne che tra l'altro sono state riposizionate perché erano state trovate a pezzi per terra. E proprio accanto al tempio dei Dioscuri, qui dietro di me ci sono i giardini della Colimbetra. Oggi lo vediamo così come un enorme giardino coltivato, ma Colimbetra in realtà significa grande vasca. E infatti era un enorme bacino d'acqua e i greci addirittura per continuare a rifornirlo deviarono il corso dei fiumi costruendo un vero e proprio acquedotto. E questo lago svolgeva due funzioni principalmente. Una era quella difensiva, cioè insieme alla cinta muraria era un ostacolo per eventuali invasioni, mentre la seconda era proprio di rifornire acqua all'intera cittadina di Akragas.
Ma pare che il bacino non si sia riassorbito da solo, ma che fu interrato volutamente. E sembra proprio che il motivo sia quello economico, perché un bacino d'acqua non crea direttamente dei guadagni, mentre un enorme giardino coltivato sì. Grazie. Eccoci qua. Se magari se si potesse. Ok. E andiamo. Allora, facciamo così. Dimentichiamo niente? No. Ok. Niente, per un motivo o per un altro dobbiamo sempre fare tardi e arrivare nei posti al tramonto. È successo che un'auto si è inserita davanti alla sbarra prima di Marino. Questa non si era posizionata bene, evidentemente, per inserire il ticket per alzare la sbarra, e quindi ha pensato bene di fare retromarcia e prendere in pieno Marino che era dietro, nonostante Marino avesse suonato clacson a lungo, nonostante Marino avesse urlato a lungo. Niente da fare, ha continuato ad andare indietro, preso, caduta la moto. Per fortuna nessun danno importante, però i telai delle valigie sono piegati. Adesso li abbiamo rimessi un po' in sesto, se non altro sono agganciati bene, sono storti ma sono agganciati bene. Quindi continuiamo, andiamo, togliamo la freccia, andiamo alla Scala dei Turchi e la vedremo se siamo fortunati al tramonto, però dovremmo riuscire perché 17 minuti dovremmo essere lì, e se la luce c'è cercherò di raccontarvi due chicche proprio sulla Scala dei Turchi. Mari, confermi tutto a posto? Grande. Dai Mari. Eccolo lì, Mar Mediterraneo.
Che bella spiaggia. Tardi, non c'è più luce, vediamo cosa riusciamo a fare. Subito perché non c'è più luce. Subito. Eccola lì, quella dietro di me, quella bianca con tutti quei gradini, è la Scala dei Turchi. Ed è così ondulata perché la parte più tenera della roccia è stata scavata e modellata dagli agenti atmosferici nel corso dei millenni. Appunto si chiama così perché ha le sembianze di una scalinata enorme. E viene chiamata dei Turchi perché in passato, nei secoli scorsi, veniva presa letteralmente d'assalto dai pirati saraceni che per semplicità venivano chiamati turchi. E questi viaggiavano per mare, venivano dai paesi arabi e approdavano lì, a volte per ripararsi dalle tempeste, altre volte invece per venire a saccheggiare tutti i villaggi intorno. Salutiamo la Scala dei Turchi al buio e adesso ci dirigiamo verso la stanza che abbiamo prenotato in un agriturismo che si trova nel comune di Scunkipani, mi sembra di ricordare, Scunkipani. Si trova a più o meno un'ora dalla Scala dei Turchi. Sì, in effetti la valigia a sinistra è leggermente storta. Vabbè. Scunkipane. Scunkipane. Scunkipane Valle. Bello, carino. Semplicemente una stanza, ma alla fine è un vero e proprio appartamento. Ad ogni modo, questa è la camera. Sembra che ci sia meno casino del solito, ma non è vero perché il casino è dall'altra parte, in cucina. Eccolo. Eccolo. Questo è il bagno. E adesso andiamo in terrazzo. C'è Marino. Eccolo. È distrutto, sono distrutto uguale anch'io. Quindi faccio vedere il panorama, ma non si vede niente. Non si vede niente. Non si vede niente. In realtà è bellissimo. In realtà è bellissimo il panorama, solo che questo ovviamente non si vede niente. Ve lo faccio vedere domani mattina. Ad ogni modo, se vuoi rimanere aggiornato sul nostro viaggio, clicca sul tasto iscriviti, clicca sul tasto like e seguimi sui social. Dai, ci vediamo.
vedremo al prossimo video.